Staremo all'all you can eat, a sfondarci di gamberi, a ordinare un 25, a fare finta di essere felici. E davanti agli specchi rotti ci faremo portatori di nuovi valori vecchi. Come state? Bene, state bene, sì? Sapete qualcosa che non so? E questa cazzata anche la dico da 8 anni. Ok, non sarò solo qui stasera, il che sarebbe già uno di troppo. Anche questa è una battuta che non ha mai funzionato in 8 anni. È ora di rompere il lago ghiacciato che è dentro di noi. E sapete come funziona poi Poetry Slam? Allora, comincio. Io sono Marco Miladinovic, il vostro presentatore, conduttore, MC's Master of Ceremony, e questo vi presento stasera l'unico avanspettacolo di poesia orale e prestante con vincitore, nonché il Ticino Poetry Slam. Davide Passoni! Il primo Poetry Slam in Ticino è arrivato nel 2011 con un'associazione di aiuto umanitario a Chiasso, e quindi mi hanno invitato neanche direttamente, proprio l'ho saputo per vie traverse, e non avevo mai sentito, non sapevo cosa fosse. E come succede spesso ai novizi, vinsi il primo Poetry Slam a cui partecipai. Un grande applauso per tutti i poeti di questa sera, che sono... Allora, rifacciamo un grande applauso per tutte le poete di questa sera, che sono... Il Poetry Slam è questo gioco tra poeti dove il pubblico decreta un vincitore, una giuria estratta a sorte dei 5 elementi. Cosa ha fatto il cavaliere dopo aver ucciso il drago? La principessa a volte è una magra consolazione. Avete fatto sesso, ti ha dato 2 o 3 figli, è stato bello finché è durato. Ma il drago, oh sì, il drago era il tuo vero grande amore. Combatterlo ti faceva sentire forte, le sue squame, le sue zanne ti... Il Poetry Slam è anche uno dei luoghi massimi oggi di libertà d'espressione. Mi ricordo quel pensiero di Pessoa, no? Io non sono niente, non sarò mai niente, non posso voler essere qualcosa. E contengo tutti i sogni del mondo. Questa è una buona definizione di poeta. Io avevo 14 anni quando ho cominciato a leggere continuamente e anche a trascrivere quello che leggevo per imparare gli stili, no? E quindi anche ho cominciato con la letteratura per dare adito alle mie pulsioni di 14enne, cioè quella pubertà lì, no? Fulmine, piumino, pulmino, pugile, pagine, ful, più, pul, pug, pag, g, mine, mino, mino, ile. Fulmine, piumino, pulmino, pugile, pagine, g, i, a. Beh, la poesia è il movente che porta le cose all'esistenza. È il mondo che è contenuto nella poesia e non viceversa. Lo si può sopportare, perché se no non si sarebbe. Questa è la poesia e quindi riguarda ogni cosa che noi vediamo. Poi la poetica è il nostro atteggiamento di fronte a questa, ed è proprio l'atteggiamento alla vita, al nostro essere nel mondo. L'amatissimo Goethe, che ci insegna un po' a vivere, poeta efficiente e attivo, guadagnati e attendi, dai grandi la clemenza, dai potenti favore, dagli attivi e dai buoni incoraggiamento, dalla folla simpatia e dal singolo amore. L'opera Omnia di Borges
Lui lo cita a memoria. Detesto copule e specchi perché moltiplicano il numero degli esseri viventi. Simpaticissimo. Il linguaggio che noi conosciamo è sempre un linguaggio di ordine, perché è sempre fai questo, prendi questo, vai là. Il linguaggio poetico è incapace di dare ordini. È facile che la poesia cada anche dal cielo. Sta a noi accorgercene o provare a schivarla. Ma se la cogliamo, facciamo una scoperta. Non possiamo spostare le montagne, ma sì la loro ombra. Com'è facile incontrare un simile in una folla. Importante è ciò che meno è esplicabile nella poesia, anche nel Poetry Slam, cioè l'esperienza interiore. Quanto uno è in grado di metterla in versi. Amaría a María. ¿Amaría a María? Claro que sí. Al mar iría, del amor por María. Moriría por María, de todas formas he de morir. Oír a María, oír al mar y a María, a María, a María, claro que sí. Si el mar amara a María, yo iría nadando por María. María de amor moría. Mar es María, 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 claro che sì. Sto cercando un pretesto per sfotterti, ma è bellissimo. Ah, mi fa piacere, però è un po' quello il gioco delle parole. Mare, amare, Maria, morire. Come una sciarada, bello. Oh, grazie mille. Jorge Borges, l'omonimo. Jorge Borges. Jorge Borges, come il grande scrittore argentino. Sì. Tu eres inmortal, por favor, tráeme un caffè. Va bene. Salute! E io? Ah, allora te aspettiamo. Alcolico, Ma non è Alcolico. sì, non poi si bevi il dice. caffè. Corretto. Questo luogo, il Poetry Slam, si cerca di persone senza esperienza. Poem problem. Madonna, i poeti con i loro problemi, con la paura che nessuno se li inculi, con la paura che qualcuno se li inculi, con la paura di essere incompresi, compresi da se stessi. I poeti, tu mi dici poeti, scusa, e le poetesse? Vabbè, uguali, le poetesse con i loro tagli di capelli approssimativi, con i loro frangetti, con le loro gonne, con i loro treni regionali, con i loro lavori normali, con il loro aspettare che qualcuno le creda finalmente poetesse. È stato un modo per cui la poesia è tornata a far parte di una comunità, diciamo, no? Perché comunque è un pubblico molto attivo, quasi una tifoseria. Sì, c'è questo lato di intrattenimento, però anche c'è un ascolto attivo molto importante. Vedo cartelli autostradali, guardrail, auto, ponti, ferrovie, nulla che nella mia mente si colloca nell'esatto ordine. Prima dei venti vorrei assaggiare il vento nell'intento di castrarmi la lingua, ciò che sento, e nel rientro dentro la bocca sfiorare il mento per sfidarlo all'autovalutazione e non all'autocompiacimento. I bomb Iran. I bomb Iran. I bomb New York. I bomb New York. I love Iraq. I love Iraq. 9/11, 911. 9/11, 911. Bombardieri su Pyongyang. Bombardieri su Pyongyang. 9/11, 911. Non per fare i contest di poesia, per un po' di voti, applausi e botti. Ma la poesia
non deve vincere, deve bruciare. Le pareti di questa città, le pareti del tuo intestino non è tenue, la mia poesia è retta come il tuo culo, brucia. Le voci passionali, due mani che si toccano, le lacrime che rompono l'assordante silenzio. Io non vorrei essere un uomo nella media. È l'unico modo per salvare il nostro pianeta. Né così attaccate agli scogli le incertezze. Poi dicono c'è stato un malinteso e poi soggiungono vi auguro la pace. Il mare l'hai varcato come una porta, come un porto. Ricordo il bambino che sono stato, ricordo che ero povero, ma io non lo sapevo. Io conoscevo solo una paura, quella rabbia di mio padre. Penso al suo corpo e adesso appugnalo il quaderno, frenetico sussurro me stesso. Corri, 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 corri. Da qualche parte scrivo: poesia è formulazione magica, chi la dice viene trasformato. Dunque ci sono delle formule magiche nel linguaggio che possiamo inventare nel senso etimologico di trovare. Per me, grande la formula magica se mi mette in relazione qualcosa che è vicino a me, ma che finora io vedevo distante. Per questo intento non serve essere capaci, ma serve avere lunghe antenne. Quindi mi interessa le persone che hanno le lunghe antenne e magari sono incapaci. Così come io mi sento incapace di fronte al mondo e alla vita. Di nuovo, vicino poi Chris Lane, Franco Barabato, Mia Galli, Chris Marmon, Marco Rierli, Mara Rizzardi, Paolo Ratti, Flavio Claon, il Ciacchi e io sono Marco Vinadinovic. Grazie a tutti, arrivederci. Comunità e non escludere nessuno, non avere modelli, se non scoprire quello che uno già è. Senza freno, a non importa dove. Poter essere poveri, senza mai sentirsi soli. Non essere scaltri, ma sempre audaci. Secondo una spontanea attrattiva. Rendere possibile qualche cosa che sia per molti. La strada nei miei. Buonasera. Sera. Da dove arrivate? Serata di poesia. Ok, mi raccomando, con la bicicletta si circola in strada, non sul marciapiede. Ah, mi Va scusi. bene. Grazie mille, buona serata. Salve, grazie. Buona serata. Per essere liberi serve anche sempre l'altro, come uno specchio. Arrivederci. Adesso mi ricordo Dioniso si specchia e vede riflesso il mondo intero. Quindi questo è anche il poeta, che specchiandosi ritrova tutta l'umanità, cioè che è anche la massima ambizione di un componimento poetico, no? Anche, sì, un'aspirazione anche un po' ingenua, no? Come è facile incontrare un simile in una folla. O Dio, o spirito, o demone, o genio della poesia, dimmi se è vero quello che già so. La poesia rompe il sistema, lo apre da un'altra parte, contro la borghesia e la ricchezza. Nasce per sconvolgere, mette in subbuglio creando nuove idee, destabilizza
perché rompe gli schemi di tutti i giorni, mette il caos dal ripetersi delle situazioni. La poesia è essere in ogni essere, provoca delle reazioni, emozioni e relazioni. La poesia cambia il modo di pensare, cambia il mondo.